Oggi partiamo dalle prime ipotesi che precedono la realizzazione di un museo, la musealizzazione. È un neologismo che descrive bene le fasi preliminari e necessarie per la realizzazione di un museo, proprio come quello in cui mi trovo ora, il Man di Nuoro. Per musealizzare si intende il trasferimento e la conservazione di opere d'arte o reperti archeologici all'interno di un museo. Oggi inoltre e sempre di più si fa strada alla musealizzazione virtuale, intesa questa come la progettazione, studio e realizzazione dell'allestimento e dell'esposizione di un bene o di una collezione digitale in un museo virtuale, attraverso l'uso di tecniche di modellazione tridimensionale e di realtà virtuale per favorire l'esplorazione e la fruizione a distanza. Ecco, in pratica, un museo ha una lunga fase di elaborazione di pensiero con molte domande fondamentali. Che cosa vogliamo musealizzare? In quali spazi? In che modo? E dove? Sino ad arrivare a chiedersi perché realizzare questo museo. La musealizzazione è una vera e propria materia importante, fondamentale per la riuscita e la durata futura dello stesso museo. La musealizzazione è una materia nuova, quasi inedita potrei dire, fondamentale. Spesso si sente dire nelle città come nei piccoli centri abbiamo un edificio abbandonato e anche pregevole, perché non ne facciamo un museo? Questa ipotesi quasi sempre viene approvata dalla popolazione come dalle autorità con grande soddisfazione di tutti. Però vi è da dire che non appena terminiamo gli applausi e il consenso, il problema su questa scelta emerge immediatamente con una prima domanda: come fare? Ecco la musealizzazione. Non serve per decidere come fare, ma serve molto prima per decidere se fare e poi solo dopo come fare. Infatti non è detto che realizzare un museo in quell'edificio diventi la scelta migliore. Potrebbe invece dimostrarsi una scelta sbagliata, determinata da un facile entusiasmo, mossa addirittura da un consenso collettivo ma non ragionato. E poi siamo sicuri che gli spazi architettonici siano funzionali, riconducibili alle norme di sicurezza, gestibili con costi contenuti di climatizzazione, pulizie, manutenzioni e personale necessario? La musealizzazione si pone tutte queste domande e con loro moltissime altre fondamentali. Anche per i musei sono dunque necessari tempi di elaborazione progettuale piuttosto lunghi, precisando subito che per il progetto di museo non si intende solo quello architettonico, come si è spesso fatto, pensando devo fare un museo, chiamo un architetto. È bene precisare che l'architetto rimane sicuramente un ruolo importante, ma deve arrivare dopo. La domanda ora si pone: dopo quanto, direte voi? Dopo che lo studio preliminare per la musealizzazione, sia esso un bene architettonico, artistico, archeologico, antropologico, abbia svolto tutte le indagini e le valutazioni preliminari. Si tratta quindi di un lungo percorso e maggiori saranno gli aspetti verificati, migliore potrà essere il risultato finale. Ormai anche per i musei sono necessarie attente valutazioni e soprattutto quantificazioni, sia per i costi di realizzazione che di gestione, sia per definire il target dei possibili visitatori, sia per capire come la nuova offerta museale si posiziona nel mercato culturale. Sì, proprio di mercato si parla. Quando un museo deve concorrere, oppure anche no, con altri musei, è interessante notare come per la musealizzazione vengono utilizzati molti degli studi già impiegati in altri settori, come quelli commerciali, oppure di produzione di contenuti in forma digitale, di servizi alla collettività e con loro molti altri secondo diverse necessità. Una volta sviluppate le molte materie della musealizzazione si discute di fattibilità per lo stesso museo. In pratica, raccolte le molte idee e tutte le valutazioni preliminari, è possibile poi discutere se la realizzazione del museo è realmente possibile e fattibile, cioè se esistono tutte le condizioni per continuare in una progettazione prima di massima e poi eventualmente esecutiva. È fondamentale non saltare mai alcun passaggio e qualora fosse necessario, o meglio fosse possibile, ridurre la fase preliminare di studio della musealizzazione. Ogni punto dovrà essere comunque presente, seppure non sviluppato.
Non si sa mai. Si potrà magari continuare in seguito e solo dopo di questi studi, che riservano sempre straordinarie scoperte, si potrà dire ok, è possibile realizzare il museo.